Amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Non so se avete visto il delirio che sta succedendo, cioè io ho guardato il grafico dell'argento e dell'oro e ho detto ma ho sbagliato, ho messo il grafico di Pepe o di Shiba, no, è l'argento, il secondo asset più capitalizzato al mondo, che dai massimi nel giro di due giorni ha perso il 30%. Trilioni di capitalizzazione, bam! Tutta la capitalizzazione delle cripto. E per non parlare dell'oro, che comunque top to bottom ha fatto il meno 16%, ma per l'oro che capitalizza adesso 35 trilioni, parliamo di 10 trilioni, 10 trilioni, 10, che è 5 volte la capitalizzazione di Bitcoin, anzi 6, cioè... Il prossimo che mi viene a dire ma Bitcoin non può salire perché è già grande, ma Bitcoin è volatile, faccio vedere questo. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra nei commenti. E io prima di iniziare vi ricordo che abbiamo riaperto, ragazzi, i nostri workshop investimento e trading base, quindi per chi parte da zero o vuole farsi un bel ripasso, sono 8 ore di lezione dal vivo suddivise in 4 appuntamenti da 2 ore l'una, più registrazioni. Chi non riesce a partecipare dal vivo riceverà comunque le registrazioni. Investimento inizia giovedì, trading base inizia mercoledì 11. Questi sono i migliori periodi per studiare durante i ribassi, per acquisire le competenze, sia che si voglia fare l'investitore o il trader, per riuscire poi a gestire in autonomia la situazione. L'obiettivo di questi workshop non è dare dei segnali, dei trucchi, delle robe che non funzionano, è dare la capacità di affrontare il mercato in autonomia, che poi quando vuoi ti vai a rivedere appunto la registrazione, vai a rivederti il materiale didattico, ma non sei lì in balia dei venti che chiedi ma oggi è il momento, devo comprare, ma devo fare il pack, no. Qui hai tutto quello che ti serve per partire da zero e arrivare ad avere una strategia. Da investitore tu avrai tutte le competenze, incluse anche i fondamentali, la sicurezza, come costruire e gestire attivamente un portafoglio. Lato trading invece avrai tutte le competenze, acquisirai le competenze per gestire l'operatività, i diversi time frame, passare da backtest a trading effettivo e operativo, tutti i flussi, il trading plan, il journaling, i dati, la statistica, tutto quello che vuoi. Trovi i link in descrizione per vedere il programma, il trailer ed eventualmente, se ti interessa, partecipare. Ora torniamo a noi, perché oggi il mercato, ragazzi, è folle. E a proposito, scusate, l'altra cosa è seguitemi su Telegram, perché in sti giorni è fondamentale anche stare sul pezzo con le analisi, mi raccomando, e su Telegram ogni giorno le pubblichiamo. Bitcoin oggi sta un po' riassorbendo il dump, in controtendenza ovviamente con oro e argento che stanno letteralmente collassando. Ma che cavolo succede? Cioè, perché? Perché tutto questo? La risposta semplice è quella che ci stiamo dando da giorni, no? Erano in bolla clamorosa. Oro e argento erano in bolla e non potete dire il contrario. I grafici erano verticali e ripetevamo ogni giorno non fatevi male, non fatevi male, non fatevi male. Poi si diceva no, ma perché la Cina sta accumulando i semiconduttori, adesso non c'è più argento, lo hanno comprato tutto. Può esserci dietro tutto quello che volete, ma queste narrative costruite a posteriori non hanno senso nel momento in cui tu hai un grafico verticale che urla alla bolla. Non c'è se, non c'è ma. Qualsiasi asset, inclusi i 2 asset più capitalizzati al mondo, può andare in bolla. Punto. Ok? La prossima volta che vi dicono che Bitcoin ha le bolle speculative, fategli vedere cosa è successo all'oro e all'argento. Non vedo l'ora che qualcuno mi venga a dire ma Bitcoin sale e poi crolla. Le bolle ci sono ovunque, si alimentano, si spengono con narrative diverse, ma ci sono ovunque. Il catalyst, se vogliamo, che potrebbe aver innescato oggi quella scintilla che poi ha portato al collasso, no? al primo blow off top, che di solito questi blow off top sono un po' il preludio del top locale effettivo, quindi adesso ne parliamo, perché io penso che se vedremo un decadimento strutturale della price action di oro e argento, delle commodity,
e una stabilizzazione comunque della situazione macro generale, la rotazione del capitale non è così improbabile. Sicuramente non è che tutto adesso vola su Bitcoin, non ha senso, però questo potrebbe essere anche un segnale anticipatore. Adesso vediamo, facciamo tutta l'analisi, vediamo come dovrebbe chiudere, cosa potrebbe succedere, però potrebbe essere appunto un'anticipazione di una possibile papabile rotazione. Vediamo, non voglio assolutamente dire che è il momento di entrare o robe del genere, però non mi sta dispiacendo vedere questa situazione su Bitcoin e veder sgonfiare soprattutto la bolla dell'oro e dell'argento. Il catalyst, vi dicevo, potrebbe essere la persona che è stata scelta come nuovo presidente della Fed da Donald Trump. Questo nuovo presidente è è abbastanza crypto friendly, ha avuto posizioni favorevoli e positive sulle cripto, ma la cosa importante è che non è un cagnolino di Trump e soprattutto non ha intenzione di tagliare i tassi troppo in fretta. E uno dice, ma era meglio se abbattevamo i tassi? No, non era meglio, perché il rischio è di causare altra inflazione. Cioè Powell ha fatto un bel lavoro obiettivamente fino adesso, e qualcuno che glielo potrebbe rovinare andando a seguire le smanie di Trump non sarebbe stata una cosa positiva, cioè andare a tagliare i tassi troppo in fretta nel momento in cui la Fed appunto riesce a fare il suo lavoro. Ecco, questo qui non è hawkish come politica, infatti anche il dollaro si è un po' rafforzato oggi e diciamo che ha spinto un po' quei timori di eccessiva svalutazione del dollaro che invece ci sarebbero potuti essere nel caso in cui dovesse essere arrivato uno che andava appunto ad abbattere i tassi, no? Perché questa cosa genera inflazione, svaluta il dollaro e va a incrinare poi l'economia. Questo ovviamente ha portato fuori un po' di narrativa dall'oro, perché comunque l'oro, lo sapete, no? Si prezza tra le varie cose con le crisi delle valute, no? Se le valute perdono potere, chiaramente ci si rifugia nell'oro, no? Questa è un po' una delle sue narrative, al di là della bolla, no? Io parlo proprio di retoriche macroscopiche, e quindi questo è uno dei motivi. Infatti oggi il dollaro è più forte, se avete visto c'è stato un piccolo rebound e appunto l'oro e l'argento hanno avuto un po' l'innesco che li ha portati poi in misura diversa chiaramente a inciampare. L'inciampo dell'oro e dell'argento ha avuto anche ha causato un rebound di Bitcoin che in questi giorni è affondato molto. Ieri è affondato molto, ieri ne abbiamo parlato tra l'altro di che cos'è che è successo. Oggi c'era stato un ulteriore follow up ribassista, ma in seguito appunto c'è stato un po' l'assorbimento di questo follow up ribassista e adesso potremmo addirittura chiudere in verde. Stiamo per girare in verde la candela giornaliera e questa cosa è molto interessante perché guardate, il range per il momento è intatto e se riusciamo a chiudere in verde e a rimbalzare come si deve, purtroppo il bull case è ancora lontano. Ve lo dico con tutta l'onestà del mondo, lo sapete. Il primo segno di forza sarebbe recuperare i 90.003. Il segno un po' più, diciamo, di propagazione sarebbe un higher high sopra i 97-98.000. Fino ad allora non c'è traccia di bull case, sia chiaro. Non è che se oggi rientriamo qui e chiudiamo qui si riparte, no. Si scongiura il breakdown dal range, che è una cosa positiva ovviamente, limitiamo i danni, però serve poi un follow up. Una candela non fa movimento, non fa nessun movimento. Sicuramente una candela di affondo completamente assorbito e chiusura in verde è una candela di domanda bella, ok, da vedere, però nel contesto complessivo di settimanale fortemente ribassista, giornaliero laterale con quest'ultima leg down con trappola qui, falsi nuovi massimi, ribasso, bearish retest, ulteriore leg down, chiaramente è dominante l'offerta sui time frame di breve e medio termine, quindi per ribaltare la situazione c'è da dimostrare tanto e questi sono un po' i due livelli. Chiaro è che, ripeto, non chiudere sotto gli 84.600
quantomeno mantiene il range, no? Mantiene la struttura di range nella quale continuiamo a gravitare. Se al contrario, vedete, adesso proviamo, perché se noi guardiamo ad esempio l'orario, se adesso proviamo a ritestare qui ma falliamo e andiamo a fare un lower low, chiaramente è un bearish retest, quindi questa è un po' la prova del 9, capito? Quindi non bisogna cantare vittoria, ripeto, sarebbe bello vedere una candelina del genere, in particolare, guardate, abbiamo anche l'origine, se vogliamo, andare a riprendere gli 85.004, quindi chiudere qua sopra non sarebbe affatto male. Bearish retest è il bear case, soprattutto se si fa lower low sotto gli 82.8. Andiamo a guardare il brevissimo, l'un'ora, perché comunque le dinamiche sono qui che si vedono. E segno di forza, ve l'ho detto, recuperare i 90.003. Ok? Quindi questa è un po' l'analisi di breve. Questo è quanto. Sulle altcoin, prima nella parte di Q&A, che poi pubblicherò domani in differita, mi avete chiesto varie cose su varie altcoin, cioè facendola breve, le altcoin dipendono ancora moltissimo da Bitcoin. Hype, come mai ha avuto questa fase rialzista? La risposta è perché ha catturato volumi anche dal trading delle commodity. Non so se lo sapete, ma su Hyperliquid ci sono listate anche le commodity. C'è l'argento, c'è l'oro, c'è il rame, ci sono anche gli indici azionari, ci sono le azioni, cioè è veramente, cioè si sta posizionando sempre di più, non so come dire. Se vi interessi ho fatto un video totalmente dedicato ad Hyperliquid, uno sui fondamentali e uno sul tutorial del DEX. Quindi se volete fare trading no KYC, queste sono le piattaforme top per farlo, perché sono iperliquide, sono self-custodial, quindi non avete paura che qualcuno vi congeli il conto e c'è letteralmente di tutto. Chiaro? Quindi più meglio di così non si può. E quindi questa è un po' la situazione, ok? Adesso bisogna continuare ad attenzionare anche oro e argento, perché ripeto, allora adesso la situazione attuale è di turbolenza totale. E se mi seguite da abbastanza tempo dovreste sapere che le fasi di turbolenza vanno osservate. Non bisogna fiondarcisi dentro, perché si rischia di venire travolti da una parte o dall'altra, cioè non puoi capire come andrà a finire. O uno è trader su time frame di iperbreve, si mette lì con i suoi setup e trada sui 30 minuti, su un'ora, è quello che è, ma altrimenti fiondarsi dentro al mare in tempesta significa annegare. E quindi il rischio è di perdere soldi. Nel momento in cui vedremo una struttura più definita, adesso perché stiamo guardando l'oro e l'argento in questi giorni? Perché sono la nemesi di Bitcoin ad ora, gli hanno sifonato via la liquidità. Ok, quindi se vediamo una struttura di inversione su oro e argento, quella liquidità se ne torna altrove, ok? Perché perdono il posto di protagonisti e si sgonfia la bolla, no? E quindi il mercato ritorna un attimino più assennato e fa bene a tutti, incluso a Bitcoin, ok? Quindi per questa ragione continueremo a seguirlo. Quindi vediamo dove chiudiamo oggi sia oro argento che Bitcoin, vediamo che strutture si formano sia su oro argento che Bitcoin. Su Bitcoin l'abbiamo appena visto, su oro argento ovviamente abbiamo una roba di iperestensione pura, quindi vediamo se iniziano a formarsi delle fasi laterali, dei lower high, lower low, vediamo un attimo. Adesso ripeto, il mare è in tempesta, è impossibile prevedere, dobbiamo aspettare qualche giorno e vedere una volta che la tempesta si placa dove si stabilizza appunto la struttura, ok? Ma tanto, se voi ci seguite anche su Telegram, trovate il link in descrizione per unirvi al nostro canale Telegram gratuito, dove ogni giorno postiamo analisi, notizie, tutto quello che c'è da sapere. Chiaramente siete sempre aggiornati, non vi perdete mai nulla, ok? Notizie chiave. Allora, la notizia più importante, ve l'ho detta, no? È il prescelto Kevin Warsh, il prescelto come nominato da parte di Trump della presidenza della Fed dopo Gary Gensler, buonanotte, Jerome Powell. Gary Gensler mi è tornato, aiuto. E lui appunto, ve l'ho detto, è uno comunque con una posizione favorevole sulle cripto, ha affermato che non è una minaccia per il dollaro, è un indicatore in grado di riflettere la credibilità delle politiche monetarie, insomma parla bene di Bitcoin, sa quello che dice e, ripeto, sui tassi è uno dritto, è uno che
agisce con del senno. Bene avere uno così, ok? Quindi questa è la notizia principale. Le altre notizie riguardano Binance e Justin Sun. Cosa hanno combinato sti due matti? Binance ha affermato di convertire il suo Seifu Fund da 1 miliardo in Bitcoin. Ha detto: noi ce l'abbiamo in stablecoin, entro i prossimi 30 giorni lo convertiremo in Bitcoin. Perché secondo loro Bitcoin è l'asset fondamentale di questo ecosistema, il principale store of value di lungo termine. E se dovesse calare di valore il Seifu Fund, compreranno altri Bitcoin per ritornare a 1 billion. Ok? Quindi questo è il commitment di Binance. Sua eccellenza Justin Sun segue e dice: lo faccio anch'io. Justin Sun è il numero uno, veramente vuol sempre essere al centro dell'attenzione. Mi fa perdere la testa. E quindi questa è un po' l'altra notizia di cui si è parlato molto oggi. Poi cosa abbiamo? Questo ve l'ho fatto vedere prima, l'MVRV, che è un po' un indicatore di ipercomprato, ipervenduto, va a prendere il market value diviso il realized value. Il realized value fondamentalmente è il valore medio a cui si sono mosse le monete, quindi l'effettivo valore, e nel momento in cui si sono fatti gli scambi, li mette a rapporto e di solito vedete i valori negativi, in particolare i picchi, sono dei bottom locali storicamente, e adesso siamo all'all time low praticamente di sempre. Incredibile, è veramente, veramente folle, e questo indica una forte sottovalutazione attuale di Bitcoin, con un ritracciamento tutto sommato molto marcato. Quindi è curioso vedere se sarà affidabile anche questa volta oppure no, perché vedere un livello di sottovalutazione così estremo con un ritracciamento tutto sommato moderato fa strano. Ok, quindi questo è. Poi vabbè, questi erano un po' i nostri ragionamenti cioè, ho fatto anche lo shorts, quindi non voglio elaborare ulteriormente, però il discorso è semplice, no? Adesso tutti frignano ogni tanto quando il prezzo scende, ma Bitcoin qua, ma Bitcoin là, vede, questo è un esempio, no? La creatura di Satoshi è morta, un asset speculativo, è manipolabile. Ho risposto nel video breve di ieri, cioè ragazzi, non è vero, non è manipolato da nessuno, il prezzo è manipolato, basta non caderci nelle trappole, non regalare i propri Bitcoin facendo compro, vendo, compro, teneteveli stretti e non ve li porta via nessuno, non vi manipola nessuno e nessuno può controllare il protocollo. BlackRock ha diritto di usarlo tanto quanto ce l'abbiamo noi, perché Bitcoin è libertà per tutti, ok? La creatura di Satoshi è viva e vegeta perché attualmente Bitcoin ti permette di fare quello che vuoi con Bitcoin. E non mi venga a dire qualcuno, ma il governo ti fa pagare le tasse, quindi non sei libero di usare Bitcoin. Non c'entra niente Bitcoin. Tu se vuoi prendi su le tue 24 parole, prendi un aereo, voli in un altro paese e non paghi €1 di tasse con i tuoi Bitcoin. Ci fai quello che vuoi, se li vuoi usare per comprare qualsiasi cosa, vai da chi te lo accetta e li usi. Se te li vuoi tenere come riserva di valore, te li tieni. Ci fai quel cavolo che vuoi. La creatura di Satoshi è viva e vegeta. Nessuno l'ha toccata, e smettetela di dire queste assurdità perché non sono vere, punto, ok? Bitcoin non è fatto affinché io vada al bar a prendere il caffè pagando in Bitcoin. È stupido pensare così, non ha senso. Io non ho bisogno di Bitcoin per pagare il caffè, per fortuna, ma c'è chi ne ha bisogno e chi ne ha bisogno lo può fare, è questo il discorso. Quindi non minimizziamo, per piacere, perché è offensivo per Bitcoin, cioè vuol dire non averlo capito, davvero non investiteci, anziché lamentarsi. Uno dice, se uno pensa veramente così non dovrebbe avere neanche €1 in Bitcoin, chiaro? Cioè è assurdo, questo è assurdo. Commodities in modalità meme coin e Bitcoin meno volatile dell'oro, non so se avreste mai immaginato di poterlo dire, che Bitcoin è meno volatile dell'oro e dell'argento. Pazzesco, che periodo.
E basta, queste sono un po' le cose, ragazzi, dai, questo è quanto. Periodo veramente folle, periodo veramente folle. Adesso vediamo come chiuderemo il settimanale e il mensile. E ci sarà da divertirsi ragazzi, anche se dovesse essere come il 2021 e aspettarci un'altra leg down, così sia ragazzi, cioè davvero non bisogna farsi influenzare dal prezzo. Bitcoin è un asset che sale e scende con volatilità. Se uno non lo accetta non deve investire in Bitcoin, ma non è che ogni volta che il prezzo scende bisogna mettere in dubbio i suoi fondamentali. Se avessimo fatto così, nel bear market del 2022, quando scese da 70.000 a 15.000 perdendo quasi l'80%, avremmo venduto tutti. E adesso saremmo qui a guardare dicendo: se solo avessi comprato in quel momento lì, come ho fatto a non pensarci? Adesso chieditelo, adesso che hai voglia di vendere e mettere in dubbio i suoi fondamentali, fatti la stessa domanda e poi datti la risposta e vediamo cosa succede. Non è obbligatorio investire in Bitcoin, ragazzi, cioè se uno non ci dorme la notte può lasciarlo lì. O semplicemente farsi furbo e allocare solo una piccola percentuale del portafoglio in Bitcoin, magari ti aiuta a dormire sereno. Ovvio che se uno va all-in non ci dorme la notte, ma qua sono veramente le basi. Se sei così, magari è il momento di fare il nostro workshop investimento base. Io ti lascio il link in descrizione, nel dubbio. Con questo sei completamente autonomo per fare tutti i ragionamenti del caso. Se vuoi fare trading, almeno fallo con metodo e segui il nostro workshop trading base. Link in descrizione. Ti guardi il tuo trailer, qua c'è Matte che ti spiega come funziona, ti spiega cosa troverai di qua, di là, di su, di giù, tutti gli schemini, mica schemini, e poi decidi se fa per te oppure no, va bene? Trovi il link in descrizione. Ragazzi, vi auguro un buon weekend, godetevi il venerdì sera, il sabato sera, e non impazzite dietro tutto. Arrivano i cippini, ve li ho promessi, aspettate che ve li tiro fuori immediatamente, perché ve li ho promessi e quindi li avrete. Con i cippini avete anche lo sconto, tra l'altro, eccolo qua, dovrebbe essere questo. Ditemi se funziona, lo facciamo in diretta, adesso sicuramente esplode il sito. Ecco a voi cippini are back, vediamo, ditemi se funzionano. Il primo che riesce a claimare me lo dica. Sicuramente il sito esplode perché vi collegate in 30.000. Vediamo, aspettate che provo a farlo anch'io da qua. È esploso sicuro. No, non è esploso. Non è esploso. Sono tornati i cippini. E poi c'è l'inflazione, sono 50 adesso, 50 cippini a ogni live, ragazzi. Quindi partecipate perché i cippini sono una vera riserva di valore. Vedrete. Ragazzi, vi auguro un buon weekend. Fate i bravi e ci vediamo alla prossima. E seguite i workshop trading o investimento. Ciao a tutti ragazzi, saluti.